Io questo video nemmeno lo volevo fare. Per oggi mi ero pensato un bel video rilassante che parlava di tutt'altro, ma vabbè, lo vediamo la prossima volta. Perché questo? Perché ormai comanda la community e a quanto pare qualche giorno fa è andato in onda su Mediaset un servizio delle Iene in cui intervistavano un hacker o presunto tale che effettivamente ha mostrato dei metodi molto realistici che vengono attualmente utilizzati per attaccare le reti Wi-Fi e carpire le solite password, dati personali, dati bancari e quant'altro agli ignari utenti. E allora mi è stato chiesto come fare a mettersi al sicuro da questi attacchi. Ebbene, gli attacchi sono tanto temibili quanto evitabili, come vedremo, e quindi non perdiamo tempo. E se ti senti pronto, iniziamo. Ed eccolo qui l'articolo che ha seminato il panico nella community. In questo video delle Iene, che ti lascerò linkato giù nella descrizione, vediamo che la Iena di turno intervista un sedicente hacker che effettivamente mostra un metodo di attacco alle reti senza fili veramente ingegnoso e fantasioso, che peraltro è stato scoperto, o meglio rivelato, solamente da pochi giorni, e quindi mi ha stupito non poco che fosse già presente in questo video. Ma prima di precorrere i tempi andiamo a leggere che cosa si dice nell'articolo e poi vediamo un pochino nel dettaglio sia l'attacco sia naturalmente come possiamo efficacemente difenderci. Il titolo dell'articolo è "Purtroppo i nostri dati non sono mail, ma sicuramente si tratta di un refuso al sicuro". Nell'articolo leggiamo che Luigi Pelazza, la nostra Iena, ha incontrato Lupo, che è un membro del gruppo Alien Hacker che ha dimostrato come sia semplice poter violare una rete protetta da password, rubando quindi i dati di accesso delle email, oppure addirittura come sia possibile svuotare i conti bancari in letteralmente pochissimi minuti. Andiamo bene, proprio bene. Eh sì, andiamo proprio bene, cara sorella, c'hai ragione tu. Che cosa è successo? È successo che già il 17 di maggio di quest'anno è stata scoperta questa nuova vulnerabilità che affligge praticamente tutte quante le reti Wi-Fi e anche di conseguenza tutti quanti i sistemi operativi. Ne hanno parlato dapprima le testate in lingua inglese e successivamente quelle in lingua italiana, ma andiamo a leggere uno degli articoli per capire esattamente di che cosa stiamo parlando. L'articolo della rivista Tom's Hardware titola così: "Miliardi di dispositivi in pericolo per una nuova vulnerabilità Wi-Fi". Proseguendo nella lettura scopriamo che una preoccupante vulnerabilità è stata scoperta nel protocollo Wi-Fi IEEE 802.11 grazie ai ricercatori dell'Università di Leuven in Belgio, i quali in collaborazione con Top 10 VPN hanno identificato una vulnerabilità che lascerebbe gli utenti esposti a potenziali attacchi malevoli. Questa lacuna consentirebbe ai potenziali cybercriminali di confondere le vittime, e questo termine non viene utilizzato a caso, come vedremo tra poco, indirizzandole verso reti Wi-Fi fasulle e potenzialmente pericolose. La situazione inoltre si aggrava in presenza di enti, dice qui, ma in realtà parliamo di un qualsiasi caso in cui venga utilizzato un router con una doppia rete Wi-Fi che abbia, appunto, come dice nell'articolo, credenziali comuni, incrementando la vulnerabilità ad attacchi detti di SSID confusion. Non ti preoccupare, perché poi lo spieghiamo bene. Ma come funziona questo attacco? Ebbene, a quanto pare ci dice Tom's Hardware che un malintenzionato può configurare un punto d'accesso falso con lo stesso SSID di una rete sicura e reindirizzare l'utente verso quest'ultima meno protetta. In che senso? E lo so, signor Verdone, non era molto chiaro l'articolo, ma adesso facciamo un bello spiegone nella nostra modalità pane e salame, così lo capiamo bene tutti quanti. Quando vogliamo collegarci ad una rete Wi-Fi, ormai abbiamo capito tutti quanti che abbiamo bisogno di due elementi. Il primo si chiama SSID, ovvero Service Set Identifier, che in questo caso corrisponde a Gentiluomo Network, ma che noi nel nostro linguaggio pane e salame possiamo chiamare banalmente il nome della rete. Il secondo invece è la password, ovvero la credenziale di accesso che ci consente di essere riconosciuti come un utente legittimo, e che in questo caso di esempio è questo P4BB90 eccetera.
E fin qua direi che queste cose più o meno le sapevamo tutti, quindi quando noi vogliamo collegarci ad una rete la scegliamo sulla base dell'SSID, ovvero del suo nome, e successivamente andiamo ad inserire la sua password. Per perpetrare questo attacco tuttavia viene utilizzato un router portatile di tipo particolare con una falsa cifratura. Su questo router viene creata una rete identica, ovvero con lo stesso nome di quella bersaglio, e che solitamente ha una potenza di emissione maggiore, in modo che il nostro computer la rilevi come più vicina e sia portato a collegarsi a questa piuttosto che all'altra. Nel momento in cui ci collegheremo, involontariamente avremo già fornito la password della vera rete, in questo modo consentendo al malintenzionato di effettuare liberamente l'accesso a quest'ultima. Tuo figlio de una mignotta! Ti prego, non facciamo arrabbiare la sorella, anzi torniamo a noi e diamoci un tono, anche perché c'è un ulteriore sgambetto che ci può essere fatto dall'hacker di turno. Consiste in questo e si vede parzialmente nel video delle Iene. Può essere utilizzato un dispositivo come quello che ti sto mostrando in questo momento, che si chiama jammer. Il jammer disturba le radiofrequenze facendo sì che tutti i dispositivi collegati ad una rete perdano la connessione. A questo punto, in virtù del maggior segnale sviluppato dal router fasullo, tutti i dispositivi e quindi praticamente tutta la rete sarà costretta a collegarsi al router farlocco, ovvero quello a disposizione dell'hacker, che a questo punto avrà gioco facilissimo nell'entrare in qualunque computer e impossessarsi dei dati personali. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea, ovvero come facciamo a proteggerci da questa minaccia? Ebbene, le soluzioni sono estremamente semplici. In primo luogo ti consiglio, nel momento in cui ti connetti per la prima volta ad una rete, di verificare che non ci siano nomi di rete duplicati o molto simili tra loro. In questo caso ti converrà soprassedere o comunque cercare di verificare meglio. In secondo luogo, se per caso dovessi essere già connesso ad una rete e volessi accertarti dell'affidabilità di questa rete, la cosa più semplice che puoi fare, qualora ne avessi la possibilità, per esempio a casa tua, è quella di spegnere il router. Ma attenzione, non prima di esserti sincerato che tuo figlio non stia giocando a Fortnite oppure che tua moglie non stia guardando Barbara D'Urso su RaiPlay, perché rischi la guerra mondiale. Detto questo, nel momento in cui dovessi spegnere il router e la tua connessione dovesse rimanere in piedi, capirai agevolmente che, mi dispiace, ma non sei connesso al tuo router. Un'altra precauzione assolutamente importantissima da prendere è quella di controllare che tutti i siti che vai a visitare siano dotati di protocollo HTTPS. Il protocollo HTTPS che trovi all'inizio dell'indirizzo del sito, esattamente come ti sto mostrando, è un protocollo sicuro perché le connessioni sono crittografate e quindi tutti i dati che transitano tra la tua macchina e il server, anche se venissero intercettati, non sarebbero fruibili. Stai attento invece a connessioni di questo tipo qui, quelle HTTP su cui manca questa S finale, perché invece saranno connessioni in chiaro e in questo caso tutti quanti i dati che transitano tra il tuo computer e il server, nel momento in cui dovessero essere intercettati su una rete fraudolenta, saranno facilmente visibili per chiunque. Ultimo importantissimo consiglio: usa una VPN. Le VPN sono l'unica cosa al mondo davvero in grado di proteggerti dalle intrusioni anche nel momento in cui un hacker dovesse riuscire ad intrufolarsi sulla tua rete. Ne abbiamo parlato in un video che ti lascio linkato qui in alto qualora te lo fossi perso e che puoi andare a vedere non solo per capire quale VPN scegliere, ma anche come configurarla al meglio per evitare qualsiasi genere di problemi. Devo ammettere di aver realizzato in fretta e furia questo video, quindi spero che le mie spiegazioni siano abbastanza comprensibili. In caso contrario ti invito chiaramente a esprimere nei commenti tutte le tue perplessità e farò del mio meglio per risponderti come sempre. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Massimiliano Prisciandaro, che si è appena abbonato al nostro canale e a cui do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. E ancora un ringraziamento va al carissimo Giorgio Brusasco, che con il suo super grazie ha voluto contribuire
contribuire alla vita della nostra community. Ma manca sempre l'ultimo ringraziamento, e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.